Siamo Claudio e Pino, amici da sempre e motociclisti irriducibili. 60° compleanno, quale miglior modo di celebrarlo se no con un bel viaggio? E allora andiamo. La Turchia, un viaggio esotico ed una meta simbolica, evocativa, il monte Ararat. La leggenda vuole che l'arca di Noè sia approdata proprio lì dopo il diluvio. Proviamo ad approdare anche noi, ma la meta conta poco, l'importante è il viaggio. Brindisi come Nizza, traghetto o nave da crociera? C'è pure il cantante in carne e ossa. Siamo in Grecia verso la Turchia, tanta autostrada un po' noiosa, tante soste per pagare pochi spiccioli, ma l'importante è andare. Una sosta nella cittadina greca di Kavala prima di affrontare il tratto mancante per la frontiera. Siamo arrivati alla frontiera, lo capiamo in anticipo dall'infinita fila di camion in attesa. Pensiamo che ai camionisti non gli passa più. Noi superiamo di slancio la fila, tanto una moto trova sempre uno spazio per infilarsi. Per noi l'ingresso in Turchia avviene senza difficoltà. Varchiamo il confine, non prima che la polizia abbia registrato sul sistema informatico nome del proprietario, modello della moto, anno di immatricolazione, targa e numero del telaio. Scopriremo poi, a nostre spese, cosa faranno con questi dati quando all'uscita ci obbligheranno a pagare una multa per eccesso di velocità. Siamo dentro, le strade statali sono molto belle e scorrevoli, forse un po' noiosette in moto, ma noi andiamo. The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Arriviamo a Istanbul, l'antica Costantinopoli, travolti per decine di chilometri da uno dei problemi più gravi di Istanbul che mi vergogno a dirlo, è il traffico. Un traffico tentacolare e difficile da dominare, soprattutto con temperature superiori ai 35 gradi. Ricca di storia e crocevia di culture, ma anche ultramoderna ed enorme,
più di 15 milioni di abitanti tra Tracia ed Anatolia, su una superficie maggiore di 5.000 km², 4 volte più grande di Roma. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this? Per la visita della città partiamo da Piazza Sultanahmet, il cuore storico di Istanbul, circondata dai monumenti più importanti e famosi. Ci sono molti bellissimi monumenti, ma se volete visitarli lubrificate bene la carta di credito, i prezzi dei biglietti non sono propriamente economici, anzi direi che sono un salasso. Cominciamo da Hagia Sofia, prima chiesa bizantina, poi moschea, poi museo e dal 2020 di nuovo moschea. In 1400 anni di storia ha subito numerose riconversioni. La meravigliosa cupola è alta ben 56 metri, oggi è visitata da migliaia di turisti, di tutte le specie. Vicino a Hagia Sofia si trova la tomba dei sultani, ospita diverse tombe, tra cui la più importante è quella del sultano Hamed I, promotore della Moschea Blu. Era salito al trono imperiale all'età di 13 anni, morì nel 1617 a soli 27 anni. Sepolti con lui sono la moglie che fu strangolata a morte nell'harem del Topkapi e i suoi figli, morti ancora bambini, ed altri sultani che non fecero proprio una bella fine. Le trame di palazzo sono pericolose. Il Gran Bazar del XV secolo è considerato uno dei primi centri commerciali del mondo. Costruito nel 1461, vi si vendono gioielli, frutta secca, canditi, spezie e souvenir di tutti i tipi. Ritorniamo in piazza. Bisogna riconoscere che la polizia turca ha buon gusto in materia di automobile, va in giro in Bentley. Siamo nella Moschea Blu, che prende il nome dal colore delle maioliche che ne decorano le mura. Caratteristica per i suoi 6 minareti, è una delle più grandi moschee islamiche. Fu iniziata nel 1609, terminata 7 anni dopo, è uno dei monumenti più belli di Istanbul e, incredibile, l'ingresso è gratuito. Una passeggiata pomeridiana sul ponte di Galata, proprio sopra lo stretto del Bosforo che divide l'Europa dall'Asia. Una gita in barca al tramonto consente di ammirare la città e i ponti che attraversano lo stretto. I numerosi ristoranti sul ponte sono un po' trappole per turisti, ma noi abbiamo fame. Finita la giornata non ci resta che rientrare in hotel. Il giorno dopo visitiamo la Cisterna Basilica, VI secolo, romana, costruita dall'imperatore Giustiniano per far fronte alla mancanza di acqua della città. Adesso non ne fanno più di cisterne per l'acqua con 336 colonne decorate con capitelli.
Il palazzo Topkapi dal 1460 per 4 secoli residenza dei sultani mostra gli sfarzi di corte. Sono esposte armi per soddisfare qualsiasi esigenza di duello. Oggetti di uso quotidiano come umili culle d'oro o semplici anfore tempestate di pietre preziose. Lasciamo Istanbul attraversando il tunnel sotterraneo del Bosforo ed approdiamo in Asia. Siamo in un altro continente. Per strada becchiamo anche una multa per eccesso di velocità, che pagheremo alla frontiera in uscita. I 2 gentili poliziotti dopo la multa ci offriranno anche il tè. I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you. La sosta successiva è Safranbolu, città un tempo famosa per la produzione dello zafferano, in turco safran appunto, con un bel centro storico molto frequentato, dove ci imbattiamo in un gioco molto diffuso in Turchia, il gelataio matto. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. Barra tutta est, belle strade veloci e scorrevoli. L'ospitalità turca è sorprendente, ad ogni rifornimento al distributore tè e chiacchiere sono obbligatorie. I bambini apprezzano il ducatone. Stronger than anyone I know, she shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets. Le strade scorrono via lisce anche se qualche volta l'asfalto sparisce lasciando spazio a chilometri di sterrato. Ma anche questo è il bello. Non è forse questo quello che cercano i motociclisti? Colori diversi, paesaggi brulli, grandi spazi, le Eufrate. E qui a Kemaliglie comincia la strada del Dark Canyon. Per la maggior parte dei motociclisti di lungo corso amanti del brivido questo percorso non ha bisogno di presentazioni. Anche noi lasciamo la nostra firma sul registro delle entrate. È un must del curriculum vitae di un motociclista. La costruzione della strada di pietra è durata 132 anni, dal 1870 al 2002. È lunga 7 km. Il percorso si snoda per l'essenziale attraverso 38 gallerie scavate a mano. La vista, quando c'è, è mozzafiato. Viene classificata come una delle strade più pericolose al mondo. Noi pensiamo che questa classificazione sia un po' esagerata. Certo, bisogna stare attenti a prendere bene la mira, altrimenti il tuffo è assicurato, moto e tutto. A tratti è molto scassata, sconsigliabile per le Ducati ST4, specialmente quelle arancioni.
Si riparte spostandoci un po' più a sud per raggiungere il sito di Nemrut Dagi. Il paesaggio diventa sempre più bello e brullo. E sapete qual è il vantaggio dell'Est Anatolia? Il traffico non c'è. Le strade si muovono attraverso dei dolci saliscendi, anche se dietro gli scollinamenti è sempre una sorpresa. Strada facendo spesso si incontrano dei padroni di casa che non sempre hanno voglia di lasciarci passare. Inebriati dal paesaggio arriviamo al sito archeologico di Nemrut Dagi, immenso tumulo funerario fatto costruire da Antioco I di Commagene, I secolo a.C. Gli altari e le statue gigantesche alte 9 metri sono molto suggestivi. Nel tempo le statue sono state decapitate da fulmini e terremoti, sicché le teste sono state depositate ai piedi dei rispettivi proprietari. Rappresentano i re e alcuni dei della mitologia greca. Il leone e l'aquila sono i simboli della dinastia di Commagene. Pare che il re abbia voluto farsi seppellire sotto il cumulo di pietra frantumata alto 50 metri sovrastante il santuario. Sempre più a est, ormai ci siamo quasi. Quello che si vede a destra non è il mare, ma il lago di Van, il più grande lago della Turchia, 10 volte più grande del lago di Garda. È salato e non ha emissari. Girarci attorno sono 430 chilometri. Saliamo su un altopiano a più di 2000 metri di altezza. Finalmente il caldo molla la presa e le temperature si fanno più accettabili, anzi, quasi fredde. Sui cartelli stradali si vedono le indicazioni per il vicino Iran. Arriviamo nella città di Dogubeyazit, a 2 passi dal confine con l'Iran. Tra le nuvole si intravede la nostra meta, il monte Ararat, 5137 metri. Sarà l'unica volta che si farà vedere perché il giorno dopo si negherà la vista coperto dalle nuvole. L'hotel in città ci offrirà il parcheggio più sicuro dell'intero viaggio, nell'ingresso della reception. Nel pomeriggio c'è il tempo per una visita al palazzo di Ishak Pasha, XVII secolo, dotato di 366 stanze. È uno dei pochi ed il meglio conservato palazzo ottomano. La vista dalla collina è suggestiva e l'interno vale la visita.
I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. La mattina dopo, visto che l'Ararat non si fa vedere e che eravamo a 30 km dalla frontiera con l'Iran, abbiamo deciso di concederci questo piccolo fuoriprogramma, tanto per dire che ci siamo arrivati. To something beautiful. You know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. Si comincia il percorso verso ovest dalla sponda sud del lago di Van. La temperatura ritorna quella solita. Siamo contenti, neanche troppo stanchi. Non sorridiamo giusto per non riempirci i denti di moscerini che vicino al lago diventano insopportabili. Questa è una zona rivendicata dai curdi, perciò i posti di blocco sono frequenti e anche un po' scoccianti. Dal lago di Van fino in Cappadocia ci aspetta un lungo tratto di strada che durerà 2 giorni, attraversando delle città come Diyarbakir ed Elbistan che sinceramente non ci lasceranno entusiasti, ma serviranno per raggiungere uno dei luoghi più suggestivi dell'intera Turchia, la Cappadocia. Una regione dell'Anatolia tipica per le formazioni di tufo calcareo che, subendo l'erosione per milioni di anni, ha acquisito delle forme insolite, abbastanza tenero da aver consentito all'uomo di costruire le sue abitazioni scavandole nella roccia, dando vita a insediamenti rupestri. In questo modo i suoi paesaggi lunari sono pieni di cavità e grotte sia naturali che artificiali. Uno di questi insediamenti è il Museo a cielo aperto di Goreme, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e un incantevole insieme di chiese, cappelle e monasteri scavati nella roccia. Le strutture sono state realizzate tra il IV e il XII secolo da una comunità di monaci. La chiesa buia è la più bella. I colori degli affreschi sono ancora vivi proprio per la scarsità di luce. Il luogo chiamato I Camini delle Fate è uno strano e surreale paesaggio causato dall'erosione, che ha dato luogo a delle strutture che possono sembrare dei funghi o altre cose a seconda dei vostri pensieri. Nelle vicinanze di Goreme ci sono numerose città sotterranee, una di queste è Derinkuyu, 85 metri di profondità su vari livelli, poteva ospitare fino a 20.000 persone, usata dai cristiani per nascondersi durante le guerre e le invasioni. Finiamo la giornata godendoci uno spettacolare tramonto sulla valle. Una delle modernità che hanno reso famosa la Cappadocia sono i voli in mongolfiera.
Certo, è qualcosa di commerciale, ma il paesaggio all'alba è reso magico dalla presenza di questi giganti alti più di 30 metri e che portano nei cesti fino a 25 persone ciascuno. Vedere l'alba con il cielo tappezzato di questi palloni è uno spettacolo che lascia senza fiato. Molte volte volano così in basso che sembrano urtare le case. Il nostro tour continua, lasciamo la Cappadocia per dirigerci sempre più a ovest. Facciamo una sosta al Tusgolu, il lago salato, solo 5 volte più grande del lago di Garda. D'estate l'acqua evapora e diventa un'enorme distesa bianco brillante. Siamo arrivati ad una delle nostre ultime tappe, Pamukkale, un luogo chiamato Castello di Cotone, un bianco bacino calcareo a terrazze alto più di 100 metri, formato dai sedimenti delle acque termali che vi scorrono sopra. Le acque possono raggiungere i 35 gradi centigradi di temperatura. È l'ultima giornata in Turchia. Ci imbarchiamo a Çeşme per l'isola di Chios, appena 17 km. Sicuramente il traghetto con il prezzo al chilometro più alto del mondo, costa quanto il traghetto dall'Italia alla Grecia. E siamo arrivati alla fine di un gran bel viaggio, il resto è trasferimento. 20 giorni, 8000 km, esperienze che rimarranno nella memoria. Ora non resta che organizzare il prossimo.